Ti do il benvenuto in una nuova puntata di Active Podcast. Oggi qui con noi Rosa Maria Mollica, una esperta nel settore digital che ci racconterà un po' la sua storia, ci introdurrà un po' chi è e poi ci porta nei meandri della sua professionalità facendoci capire che cosa ha fatto, che cosa fa per i suoi clienti. Infatti lavora normalmente con clienti finali per aiutarli poi a far crescere il loro business tramite automation marketing e quant'altro. Ma non rubo altro tempo e passo immediatamente la parola a Rosa. Ciao a tutti, allora io sono Rosa Maria Mollica e in arte Automation Woman. Perché Automation Woman? Perché entro nell'azienda e sostanzialmente applico quello che poi è il mio payoff. More time, less stress, cioè automatizzo, analizzo innanzitutto quelli che sono i processi aziendali, sia aziendali interni che di marketing, e poi li automatizzo, cioè semplicemente individuo quelli che sono i processi ripetitivi e che fanno perdere tempo ovviamente sia all'imprenditore sia al dipendente e che automatizzandoli ovviamente portano dei benefici, perché il dipendente può fare meglio il suo lavoro e soprattutto può fare più cose all'interno delle 8 ore lavorative. L'imprenditore può pensare a fare l'imprenditore e quindi non si deve occupare banalmente dei problemi di tutti i giorni, perché alcune task sono realmente inutili, veramente inutili. Sì, diciamo Quindi che chi ha iniziato almeno da un attimino il percorso imprenditoriale comprende molto velocemente che la risorsa principale non è tanto il denaro, per quanto ovviamente è utile e indispensabile per far andare avanti un'azienda, ma a un certo punto la cosa più importante probabilmente è il tempo, perché è una delle poche risorse non duplicabili. Si può cercare di ingannare il tempo mettendo più risorse, di conseguenza riuscendo a mettere in parallelo più task, ovvero riuscire a fare più compiti, però il tempo che abbiamo a disposizione è sempre quello e non tutti i compiti sono delegabili, quindi strumenti attuali come un Active Campaign o come altri permettono di automatizzare una serie di lavori che poi liberano sia il personale sia il tempo dell'imprenditore stesso. E io inizierei con chiedendoti cosa utilizzavi, cosa utilizzi per la parte di automation, quindi quale software, come hai conosciuto magari noi di Active Powered, quindi per fare un po' di introduzione e iniziare a capire da dove arrivi. io arrivo dal... In Italia c'è un problema enorme con il lavoro e la nostra professione, perché noi siamo i tuttologi della situazione. Quando entri in azienda tu fai tutto, la qualsiasi. Cioè io nelle aziende in cui sono stata prima di essere libera professionista facevo di tutto. Campagne ads, campagne su Meta, su Google, su TikTok, su la qualsiasi. Le automazioni sono state una folgorazione del 2017 quando, per purissimo caso, in un momento di down vero della mia vita, eh, ho beccato una sponsorizzata di Luca Mastella. Luca Mastella, con il suo corso Funnel Secrets, mi ha fatto scoprire il mondo delle automazioni. Quindi, nella prima azienda in cui sono andata a lavorare, ho introdotto le automazioni, ma ovviamente la cosa simpatica delle aziende è, guarda, fai tutto quello che vuoi, ma noi non abbiamo budget, quindi se c'è una cosa gratuita o che costa realmente poco, la facciamo. Se no, no. Vabbè, all'epoca iniziai con MailChimp, tutti hanno utilizzato MailChimp la prima volta perché e poi passai da Sendinblue, che al momento è Brevo, però io avevo l'imprinting di Active perché Luca nel suo corso utilizzava Active, quindi ho detto io voglio Active, cioè nel senso io devo trovare l'azienda con cui io posso mettere le mani su questo tool. Allora incontrai l'azienda giusta e fu amore a prima vista. Amore e odio perché ovviamente Active è un bellissimo strumento, ma è complicato da gestire in alcuni casi, nel senso che per le automazioni ovviamente
più, diciamo, high ticket, mettiamola così, è un po' più complicato, però la cosa bella e brutta di Active Campaign, brutta per quanto riguarda la libera professione, è che la curva di apprendimento è molto semplice. Quindi io ho avuto clienti che mi hanno detto, guarda, sì, sì, bello, ma magari la prima parte me la faccio io. Ed è il Sì. bello e il brutto perché sono tra virgolette, perdite lavorative da una parte, però sono anche beghe in meno, perché se ci Sì, penso che pensi, magari perdi la fascia bassa del mercato, che è esatto, quella che magari deve partire e quindi si deve fare la newsletter settimanale perché era in grado di farsela da sola con una piattaforma di questa tipologia, però ovviamente poi esatto. l'idea è magari prendere la fascia un po' più alta di mercato dove ci si inizia anche a divertire forse un po' di più rispetto a creare la mail e creare l'automazione di benvenuto, ecco. Assolutamente, ma infatti la cosa bella è che all'inizio tu hai fame, cioè Active Campaign, Active Powered, e la cosa bella è che quando inizi, la prima volta che ci entri dici bene, dov'è che si accende? E quindi un attimino, poi inizi a vedere tutte le potenzialità e dici ho il potere in mano e quindi posso fare quello che voglio. Ed è la cosa bella che mi è capitata. Cioè io con Active veramente mi diverto. Ed è una Tu sei cosa. partita direttamente con Active Campaign America, sei partita con noi di Active Powered, hai fatto lo Allora, io switch. sono partita con Active Campaign America perché l'imprenditore, cioè l'impresa da cui sono andata, aveva aperto Active Campaign e mi ha detto, visto che tu sei, diciamo, sei un pro su questa cosa, che ne pensi di venire a collaborare con noi? Fu una cosa molto molto carina, anche perché il miglior modo per utilizzare questo strumento è metterci le mani. Ma come tutto, cioè io dico che il corso di formazione ti serve fino a pagina 9. Se resta solo teoria, non serve a nulla. La pratica è quella che ti permette di crescere. E io ho La fatto differenza tantissima poi fa, pratica. fa la differenza, penso, fra un amatore e poi uno che effettivamente ci lavora. L'amatore si può permettere di guardarsi un attimino in giro e poi cambia pagina, e il professionista deve comunque andare avanti e studiarselo e provarlo sul campo. Assolutamente sì, infatti sono contentissima quando ho alcuni clienti a cui dico, ragazzi, bello, bellissimo quello che avete, ma Active non si batte. E quindi, cioè, ok, però sai, poi è bello perché cioè, si può integrare con tutto. Io lo integro con l'intelligenza artificiale, cioè, utilizzo tool, ad esempio con Creta AI, che ha sia l'intelligenza normale, tra virgolette normale, cioè quella che parla in maniera scritta, sia quella vocale. E la cosa bella è che tu da Active dai tutti gli strumenti per cui dici, ok, ti ho mandato il messaggio e non mi hai risposto. Ti ho mandato la mail e l'hai aperta, hai cliccato, ma non hai fatto quello che volevo. Ok, adesso ti chiamo. Oppure mi rispondi al messaggio e parte la iscritta. È bello. Poi con Active vai io adoro i goal, adoro gli obiettivi. Quindi con gli obiettivi inizi a fare bene. Allora, se clicca gli dai un punto, se apre gli dai 2 punti perché ci piace, oppure il contrario, molto, molto spesso è il contrario, però è Sì, diciamo che bellissimo. riuscire a Vabbè, scusa. segmentare l'utente, riuscire a dargli un valore in base alle azioni che fa, ci permette poi di capire quando un utente è caldo e è più propenso poi magari a compiere un'azione, a fare un acquisto o quello che è. Quando ti sei approcciata alla parte di automation marketing, avevi già un problema specifico? Nel senso, devo fare questa cosa, non so come farla, vado su una piattaforma di automation marketing oppure hai preso in mano una piattaforma di automation marketing, hai visto come iniziava a funzionare, poi hai detto che con questa potrei fare queste cose e di conseguenza poi hai approfondito le cose da fare. Cioè sei partita dall'uovo o dalla gallina? Allora, io dico sempre, ai miei clienti dico sempre una cosa, non è lo strumento che fa la differenza, ma è la strategia. Alcune volte è la combo delle due,
perché se hai una strategia super mega iper figa, ma lo strumento ha dei limiti oggettivi. Io dico sempre non si può arrivare sulla Luna con la 500, è oggettivo, cioè la 500 non arriva alla Luna, ci vuole lo shuttle ha costi diversi, funzioni diverse, velocità diverse. No, non mi hai risposto. Ma Nel scusami, senso, ma scusami. Sì, allora, che cosa ho fatto? Perdonami. Il brutto di amare il no, ci, proprio ci si lavoro è perde quando ci questo. sono così tanti argomenti, poi ci si perde nei meandri. No, ma sai cos'è? È che io ho un problema enorme. Io adoro il mio lavoro. Ed è un problema, perché è la passione che parla. Poi c'è Maria. Comunque, da che cosa comincio? Io comincio da... Capiamo che strumento hai. Io all'epoca, quando iniziai, la persona che mi chiamò mi disse: Io ce l'ho, ma non lo sto utilizzando secondo me come vorrei. Dacci un'occhiata, dimmi che si può fare. Io sono entrata e ho detto: Benissimo, si può fare questo, 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 questo e questo. E possiamo farlo in questo modo, questo modo, questo modo e questo modo. Che facciamo? E lui ha detto: Quando è che lo firmi il contratto? Quindi, Giustamente vedendo le possibilità, poi un utente che magari non è esperto dice: Ok, non lo sapevo che avrei potuto fare tutto no, questo, e no. quindi perché giustamente fa un altro lavoro, ed è anche per questo che penso che in determinati clienti sia importante che siano seguiti da un professionista perché può dargli un'idea che loro ovviamente non hanno. Perché se tu apri un ristorante piuttosto che fai il muratore, ovviamente tu sei bravo nel tuo lavoro, però magari non hai le capacità di giudicare che cosa puoi andare a fare in un ambito come quello che può essere l'automation marketing o il marketing in generale. Te sei partita con Brevo, eccetera. La differenza che hai riscontrato fra un MailChimp e una piattaforma come ActiveCampaign, o che ti ha fatto dire ok, preferisco questa piuttosto che quella, c'è una differenza sostanziale o è una preferenza proprio sull'interfaccia o è perché hai fatto un corso e hai detto io nel corso ho imparato questo, quindi preferisco andare avanti con quello che ho imparato? No, allora io non... I corsi sono belli, bellissimi, stupendi, ma poi ogni azienda ha le sue esigenze, quindi il tool, se l'azienda c'ha Sendinblue, all'epoca c'aveva Sendinblue, Sendinblue aveva dei limiti, ma proprio strutturali. Cioè, banalmente, il click non lo tracciava. E io come faccio a sapere se... Ok, la mail l'hanno aperta, bella, bellissima, l'open rate è bello. E, hanno fatto qualche azione oltre che aprirla e magari leggere la prima mezza riga e poi abbandonarti? Quindi all'epoca il Senti Blu, adesso Brevo è un po' meglio, ma c'è ancora problemi, è ancora all'inizio perché i report, ad esempio, non sono... Cioè, Ok, tu quindi non proprio puoi, la differenza tecnica che ti ha detto, ok, qua Sì, non riesco a fare delle no, cose di cui ho bisogno. ma è proprio cioè, allora io devo avere uno strumento che mi deve permettere di raggiungere l'obiettivo. Se quello strumento non mi permette di raggiungere l'obiettivo, si cambia. Cioè, o si cambia oppure si è consapevoli che mantieni quello, però alcune cose non le puoi fare. Cioè, è l'esempio della 500 di prima. La 500 di prima arrivi a Roma, ma non puoi arrivare dall'altra parte del mondo perché ti serve un aereo, banalmente, o una nave simpatica. Giustamente. Io farei un passettino indietro per capire un attimino la tipologia di clienti con cui lavori. Cioè, Sì, normalmente tu lavori più con il libero professionista, con il ristoratore, quindi diciamo chi ha un'attività locale, lavori più con chi ha un'attività e-commerce, per esempio. Cioè, normalmente quando vai a mettere mano sulla parte di consulenza o tecnica, chi si rivolge a te o che tipologia di business tratti? allora, nel mio caso sono o agenzie che devono rivendere il servizio e quindi vogliono la persona che magari hanno l'azienda X che gli ha chiesto le automazioni, non hanno una risorsa interna, si rivolgono a me.
L'altra parte è la piccola media impresa o anche la grande impresa, perché io ho lavorato con multinazionali, con liberi professionisti, ma comunque liberi professionisti di alto calibro, che comunque cioè, hanno una risonanza a livello nazionale. La piccolissima azienda purtroppo vuole far tanto, ma non ha il budget per farlo. Quindi anche se dici, guarda, possiamo fare questo, questo e questo, fatichi un po' a fargli capire che guarda che investendo alla fine poco potresti ottenere grandi risultati. Poi, ovviamente, se hai una lista di 1500 è differente da lavorare con aziende che hanno 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 lead. Cioè, contatti, una mailing list così grande va segmentata. Su una mailing list piccolina, la segmentazione non dico che viene meno, però È meno utile. inizia, cioè è meno utile, Sì, sì. se hai 100 persone cosa segmenti? Nel senso, No, 100 hai una base persone. utenti troppo bassa. No, infatti, allora, un mio cliente ti faccio sorridere. Un mio cliente mi fa: No, guarda, perché io, sai, ho tanti contatti. Io dico: Dimmi, quanti contatti hai? 252. Io gli ho detto: Sì, ma no, vabbè, perché io li ho raccolti nel tempo, ma non li ho mai coltivati. Ho detto: Benissimo, sono 252 morti perché sono morti. Adesso cerchiamo di rianimarli, ma insomma, se in tanti anni non gli è scritto nemmeno una mail per dirti guarda, ciao, buongiorno, sono qui, oddio, dobbiamo lavorarci. E lì viene la lead generation e viene tutto quello che È un viene. problema di molti, collezionano i contatti, però non lavorandone perché non hanno il tempo, non hanno le capacità, non hanno la voglia. Quindi normalmente tu prendi i contatti negli anni, che magari 250 è vero che sono pochi, però è anche vero che se vendi yacht te ne basta uno per tirar No, fuori l'anno. Quindi dipende anche ovviamente dalla tipologia di contatto, però se sì. gli lavori immediatamente riesci a mantenere un rapporto. Se tu ricontatti un contatto che è di 10 anni prima, che manco si ricorda di te, magari la mail l'hai presa per tua visita, può essere molto complesso riuscire a rianimare un contatto di quel tipo, per non dire impossibile. Sì. Stesso motivo per il quale magari sconsiglio di acquistare banco dati di contatti, perché è vero che magari riesci a acquistare tutti gli architetti della provincia di Bergamo e Milano, però questi non ti conoscono, tu inizi a farci sopra del marketing, è molto complesso rendere la cosa profittevole, oltre che molto lungo, ecco. Lungo è anche contrario un po' alla legge, nel senso che nel momento in cui io ti prendo e ti inizio a spammare mail senza un motivo valido, senza soprattutto il tuo consenso, non lo Sì, so che ci cosa sono delle potrebbe banche uscire. dati che ti permettono di Sì, acquistare mail a cui tu legittimamente puoi scrivere, poi certo ovviamente non li puoi spammare di marketing o di altre cose, puoi provare a cogliere l'attenzione del contatto e attivare una relazione. Poi, molto complesso, su contatti a freddo la mia esperienza non è mai stata positiva, ecco, quindi no. forse per mio limite, però l'ho trovato sempre molto complesso e non ho mai avuto grandi risultati su quella tipologia di test che ho fatto. Ecco, ovviamente devi testare tutto sul mercato, quindi ci sta di provare a vedere se si riesce a fare qualcosa. Personalmente non ho mai avuto grandi risultati, ecco. Ma io dico sempre una cosa, Roberto, ti interrompo un attimo, poi ti lascio la parola. Quello che non capiscono le aziende è che al momento acquistare l'attenzione di una persona è diventato quasi impossibile. Se la persona ti ha dato un contatto, che sia la mail o il telefono, quelli sono oro colato. Quindi tu dovresti, nel momento in cui te l'hanno dati, iniziare a veramente coltivarli come una piantina, cioè piano piano, piano piano, piano piano. Se la piantina la inondi d'acqua, quella muore annegata. Ed è giusto perché la stai inondando. Ed è la stessa cosa il lead. Quindi io certe volte non capisco perché l'imprenditore che ha una lungimiranza allucinante, queste cose alcune volte non fa lo switch.
Perché non è il suo lavoro, cioè non ha le competenze per giudicare Esatto, sì. banalmente quante mail mandare, se mandarle, a chi mandarle, perché giustamente fa altro di mestiere e deve andare da un professionista, penso io, per riuscire, o avere la possibilità di inserire un professionista all'interno del suo team per riuscire poi a lavorare. E lì si combatte un po' perché l'azienda piccola, che poi la maggior parte delle aziende italiane non hanno budget per internalizzare e anche se la piattaforma gliela regali, poi non hanno il budget per avere qualcuno che la utilizza perché puoi avere la Esatto. piattaforma più potente del mondo e puoi avere la possibilità di utilizzarla praticamente gratuitamente, magari, però se non hai nessuno che la sa utilizzare, poi alla fine non riesci ad avere un risultato e anzi diventi anche, secondo me, questa mancanza poi ti rende allergico, non funziona, è spam, sono, non lo so, truffe che vedi su internet, quando, vabbè, all'ordine del giorno che tu vedi che se le grandi aziende, come le piccole aziende, utilizzano soluzioni di marketing automation, evidentemente o sono tutti scemi o altrimenti qualcuno tira fuori del risultato, anche senza spammare per forza il Viagra o altre cose. Dipende sempre come si usa la piattaforma e che competenze e possibilità si hanno poi di introdurre figure che la sappiano utilizzare, ecco. Assolutamente. Io con una mail ho tirato su 1800 euro, quindi il mio cliente era felicissimo. Cioè, bisogna, come dici tu, hai ragione quando dici c'è bisogno del professionista. Secondo me, io faccio anche formazione e alcune volte nell'interlocutore colgo proprio il fatto che cioè, si accende la lampadina alcune volte. Quando tu gliela racconti in un'altra maniera, mi dici, poi dice, ah, ma non lo sapevo che esistesse, perché poi c'è sempre il solito problema del nostro lavoro che cosa fai? Stai al computer e fin lì. Colgo l'occasione per una domanda. Quando tu ti approcci a un cliente, quindi tendenzialmente una persona ha un'attività che non fa questo tipo di lavoro, però vuole iniziare a farlo, la prima automazione o le prime automazioni che inizi a mettere su per dire, ok, partiamo da qua che comunque so che hanno un riscontro di qualche tipo, se non di vendita, quantomeno di apprezzamento da parte degli utenti. Cioè tu arrivi da me e mi dici, ok, Roberto, puoi iniziare a fare queste cose. Che cosa consigli? Allora, il primo, se io vado da un e-commerce, la prima cosa proprio ad occhi chiusi, io entro già lì e già so che non c'è, è il carrello abbandonato, che dovrebbe essere la base, cioè un e-commerce non dovrebbe uscire senza il carrello abbandonato. Proprio non dovrebbe uscire. Io non te lo consegno il sito se non mi ci metti il carrello abbandonato. Il carrello abbandonato come email transazionali. Grazie per l'acquisto. Questo è l'upsell, questo è il downsell. Cioè, proprio ho capito l'email base, la base della base della base. Sì, per chi non lo conoscesse, le mail transazionali sono quelle mail normalmente di routine che vengono inviate automaticamente, per esempio la mail di ringraziamento quando uno si iscrive alla newsletter o la mail con il tracking dell'ordine nel momento in cui uno Esatto. ordina, questa tipologia di mail che non vengono considerate mail di marketing perché sono mail informative, diciamo, vengono considerate mail transazionali, questo perché magari qualcuno che ci ascolta non è avvezzo proprio sulla terminologia tecnica di queste cose. Sull'e-commerce ti do assolutamente ragione, nel senso che se proprio ti va male, un 5-10% Lo tiro fuori. lo tiri su come vendite, che se no avresti perso. Se sei uno bravo o con particolari prodotti, magari arrivi anche a un 20%, 25%, poi ehm, dipende un po' Assolutamente. dal business e anche da altri fattori, però quello sicuramente. E se invece non è un e-commerce, quindi è un'altra tipologia di attività? Allora, sono due casi. La prima è, hanno una lista loro. Quindi le liste dei contatti, banalmente, io raccolgo mail da 3 anni. Bellissimo. Ti faccio vedere la mia collezione di farfalle che sta di là. È la stessa cosa. Bene, e che ne fai di queste email? Cioè, le hai chiamate, le hai lavorate, ti hanno risposto, ti hanno mandato al diavolo. Che hanno fatto?
Ah, no, non ho fatto niente, stanno là. Bene. Iniziamo a capire da dove sono arrivate, che ti hanno chiesto, se c'è possibilità di rianimarle in qualche maniera, cioè ti hanno chiesto, non lo so, adesso io ho inserito i climatizzatori in casa per poter lavorare e respirare, però per dirti, campagna climatizzatori estate 2020, tutti quanti siamo stati dentro purtroppo per il Covid. Marketing come se piovesse, hai raccolto 10.000 lead, li hai messi lì belli tranquilli e li hai impacchettati, sono stati là. Ora, è papabile che dei 10.000, 5.000 abbiano installato il climatizzatore. Gli altri 5.000 che non l'hanno fatto, glielo vogliamo dire che magari nel 2025 si installano il climatizzatore, hanno l'incentivo X che nel 2020 non ci avevano? Una mail standard, base. Ciao Tizio, tempo fa mi hai lasciato il contatto, sai, stiamo facendo questa promozione, sempre se è tutto a posto, sempre se il GDPR è stato... Vabbè, a parte questo piccolo dettaglio, però la base, lavora i lead che hai, perché per acquisirne uno ci vogliono 7 volte in più di costo. Il lead ti costa l'ira di Gesù. Allora, capiamo quelli che c'hai, che fine fanno. Dopo, la prima cosa che devi fare è da dove arrivano sti lead? La meta? Bene. Form di meta. Ha compilato il form. Grazie Tizio per aver compilato il form. Ti chiameremo entro 48 ore. Entro 48 ore c'è un meraviglioso CRM. Benissimo, fase lead. È arrivato, che bello, sei simpatico. T'ho chiamato, non mi hai risposto e sei un po' bastardino, ma io ti richiamerò, quindi ti sposto nella fase da richiamare e poi nel frattempo, quando ti sposto nella fase da richiamare, ti faccio partire un po' di roba del tipo da quando non mi hai risposto a quanto ti devo richiamare, magari passano 5 giorni e ti mando 2 mail e un messaggino in cui ti dico: Ciao, ho provato a richiamarti, non mi hai risposto, quando ti posso trovare? Comunque ti volevo dire che c'è la mail, cioè nella mail troverai un'offerta irrifiutabile. La proposta che non potrai rifiutare, se la apri, poi magari ci sentiamo. Sono tutti Un modo per, insomma, coccolare il cliente, fargli vedere che ci sei e mandargli anche la parte promozionale se magari è rimasto di morto, oppure banalmente gli altri 5.000 che hanno acquistato il condizionatore, proporre magari una campagna di pulizia del condizionatore, sanificazione e riuscire quindi a aumentare lo scontrino medio, ecco, dell'utente. M- manutenzione, Roberto, io lavoravo in un'azienda in cui sostanzialmente le persone si perdevano perché dicevano, non ha acquistato da me, ciao. Cioè, Certo, quando invece uno potevi dei... comunque riuscire a renderlo un contatto profittevole. Sì, gli racconti, gli mandi la mail, io c'ho un'azienda a cui ogni mese gli faccio partire, loro hanno un progetto con le api. Quindi ogni mese noi raccontiamo, questo mese nell'Arnia, che di là, abbiamo fatto questo, questo e questo. Il mese X è il mese del miele, il mese Y è quello del polline. Cioè, insomma, abbiamo costruito una storia. Quelle mail hanno cioè, un open rate allucinante, un click rate notevole e sono tutte persone che leggono. Quindi domani mattina, quando io gli manderò la mail, guarda, comunque, se vieni da me, ti do anche il vasetto di miele che hai letto di là. E comunque faccio questa offerta. Sì, beh, crei dello storytelling per far affezionare le Sì, persone al marchio, all'Arnia, via dicendo, e poi unisci questo poi ovviamente alla parte di conversione che è ok, perfetto, ti sei affezionato, hai seguito la storia della nostra Arnia, adesso magari sei interessato a acquistare il miele che hai seguito per così tanto tempo. A livello di tempistiche, quanto tempo ti occupa andare a fare delle automazioni?
tempo inteso sia come, ok, per mettere ovviamente un'automazione dipende da quanto la fai lunga, però diciamo per un'automazione di quelle base, da carrello abbandonato alla welcome series, diciamo, quindi le mail di benvenuto, quanto ti può occupare e quanto tempo in manutenzione magari puoi passare durante l'anno, perché ovviamente poi magari alcune automazioni, non tutte, ma devono essere aggiornate sia a livello di tecnico che a livello di messaggio contenuto. Assolutamente. Dipende dall'automazione, come hai detto tu, ma solitamente 1 o 2 giorni, se sono complicatissime. Io ho avuto un cliente che aveva più di 100 form con più di 100 automazioni. Lì Ok? è stato complicato, lì insomma, è andato un po' a vendite, un bel po' di tempo, diciamo. Però poi di manutenzione io solitamente chiamo il cliente ogni mese più o meno e con lui chiariamo se le automazioni che ha vanno bene, se dobbiamo cambiare qualcosa, se magari le api nel frattempo sono diventati, non lo so, podoliche, quindi facciamo la storia della podolica. Io vengo dalla Basilicata, quindi noi ce l'abbiamo a casa. O del peperone crusco, dipende. Quindi, cioè, possiamo fare tante cose. Poi, ovviamente, io dico sempre una cosa, un'automazione ti può durare a vita, ma un'automazione, come dici tu, ha bisogno di io dico sempre del meccanico che gira un attimino la vite per capire se va tutto bene o bisogna allineare un po' le cose. Perché la piattaforma si evolve, i bug in ogni software ci sono, quindi magari ti faccio sempre l'esempio di un mio cliente, ha cambiato un tag, modificato un tag, nell'automazione ovviamente non c'era più il tag, quindi l'automazione ha detto, ehi, un attimo, ma io il tag, quale tag devo mettere? No, giusto per sapere. Cioè, l'automazione, insomma, Un tag, sempre per chi magari non è avvezzo, è sì, un'etichetta che viene assegnata agli utenti e serve magari per segmentarli. Potresti avere il tag clienti-fornitori come il tag appassionato di vela, appassionato di barche, poi dipende un po' da che strategia si mette. Comunque il tag non è nient'altro che un'etichetta che viene assegnata all'utente, che poi all'interno delle automazioni, all'interno delle piattaforme di automation, gli si può dire coinvolgi solo gli utenti che hanno quel tag o escludi gli utenti che hanno quel tag, giusto per fare un esempio. sì, infatti è questo, cioè il mio cliente voleva solo una determinata categoria, solo che non gli piaceva quel tag che avevamo messo. All'inizio l'aveva approvato perché io tutto quello che faccio viene approvato tramite mail, cioè io non faccio niente che il cliente non mi approvi, anche la nomenclatura dei tag. Quindi me l'aveva approvato tutto a posto. A un certo punto mi chiama, mi fa non funziona più. Cosa non funziona più? No, perché sai, l'automazione, boh, non fa più il suo dovere. Ho detto, strano. Fammi vedere. Scusa, ma il tag? No, perché l'ho cambiato. Ho detto, ho capito, ma lo devi comunicare un po' in giro, perché sai, la prima cosa che ti salta è l'automazione. Se gli cambi il tag, Giustamente non trova più il tag, di conseguenza poi non va più. esatto, quindi insomma il mio lavoro è bello perché è variegato e non è mai noioso, però, cioè il mio, il nostro. Però la cosa bella della marketing automation è che veramente è sale. Cioè, io dico che è la parte saporita del marketing. C'è Però, una funzionalità in questo caso a Tick Campaign che ti piace particolarmente o che usi più spesso rispetto alle altre, oppure dici questa funzionalità mi svolta la giornata perché quando la utilizzo mi permette di fare delle cose che altrimenti non riuscirei a fare? ce ne sono tante. Io ti dico, a parte, vabbè, i vari trigger che mi piacciono tantissimo sulle date, un esempio banale, in altre piattaforme, il trigger basato sulla data è un problema. Sulla data e sull'ora è un problema. Non ce l'hai, dici, "Oh, scusa, ma è semplice." Il problema poi è che quando vieni da un'altra piattaforma, dici, scusa, ma io là lo facevo con una facilità stratosferica, ma perché qua non lo posso fare? Quindi
la data per dire, però per, diciamo, nel mio lavoro la mappa delle automazioni. Mi ha Per svoltato la quando vita. inizi a averne tante ti dà una mano. Ti svolta la vita, cioè è proprio una questione di tranquillità mentale, cioè è paragonabile, non lo so, alla melatonina. Cioè tu guardi quella mappa e ti tranquillizzi, dici ok, vabbè, questo è questo, ok, tutto a posto, vai tranquillo. E vabbè, poi gli obiettivi, perché io purtroppo i gol li adoro, però è un mio problema tecnico. Io in base all'obiettivo, il goal sarebbe l'obiettivo raggiunto, quindi tu puoi dire al cliente, cioè all'automazione, quando il cliente raggiunge questo obiettivo fai queste cose. Se non lo raggiunge fai queste altre. Ed è bello, bello, bello. Quindi io con i punteggi, con le cose, vabbè, con gli if else, praticamente la mia vita ha un altro sapore. Scusami. E a parte ActiveCampaign, utilizzi altri strumenti in accoppiata per lavorare? Cioè, colleghi ActiveCampaign effettivamente ad altri strumenti per ampliarne le funzionalità o c'è uno strumento in particolare che usi spesso o che colleghi a tutti i clienti, diciamo, per poter lavorare? Allora, il Google Sheet è un evergreen, cioè tutti quanti vogliono un foglio Excel perché è più che altro una questione di affezione, cioè sono affezionati, capito? Cioè, io gli dico, guarda che c'è Ci il si abitua, CRM. è una cosa che si sa cosa è, come funziona, quindi è più semplice forse anche da leggere per un utente. Oltre a quello c'è anche una questione pratica. Il CRM è un passettino in più. Sull'Excel vogliono i dati stati. Io voglio sapere quanti sono arrivati, quanti ne ho convertiti, quanti ne ho persi. Basta. Ma guarda che c'è il CRM, cioè graficamente tu li vedi. No, voglio il Google Sheet. Va bene. Però Active ha quella cosa meravigliosa per cui tu lo puoi collegare a Zapier, lo puoi collegare a Make, lo puoi collegare alla maggior parte delle cose tramite i vari webhook, tutto il resto, quindi puoi fare quello che vuoi. E questa una cioè, la forza di Active è questa. Io posso fare quello che voglio per Active Campaign, ma veramente di tutto e di più. E Diciamo, quindi l'integrazione verso strumenti esterni è sì, poi una delle sue caratteristiche più bravissimo. apprezzate, penso, perché cioè non ti piace il CRM di ActiveCampaign, te lo colleghi a un CRM che preferisci, che sia HubSpot, che sia Salesforce, che sia qualsiasi altra cosa. Se invece ti piace quello che ha all'interno, usi quello. Che WhatsApp adesso hanno integrato la piattaforma, Ilos mi pare, però se non ti piace, è troppo costosa e ne vuoi usare un'altra, ti danno la possibilità di attaccarti a Spoki piuttosto che altre 10.000 piattaforme di WhatsApp marketing, per esempio, che Esatto. esistono in mercato. No, ma guarda, io ad esempio ho un cliente che è andato su Kartra perché gli piaceva Kartra, però li ha collegati. Un altro cliente Pipedrive. Gli ho detto, guarda che non ha senso. Io voglio Pipedrive. Vai da Se uno è Pipedrive. abituato, magari preferisce Sì, lo vedono. quell'interfaccia. Allora, sai cos'è? Lo vedono. Cioè, non vogliono abbandonare Active perché comunque loro hanno la base lì. Però a livello di CRM con i commerciali, poi molti commerciali entrano, non si trovano perché vanno in confusione perché magari hanno sempre usato Pipedrive. E no, 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 no. Allora che fai? Vai su Zapier, gli metti, oppure fai l'integrazione nativa, dipende da quello che vogliono. Ok, quando arriva un nuovo lead, tu lo spari di là, poi di là crei. Sì, beh, non sembra però, nel 90% dei casi, secondo me, il motivo per cui l'inserimento di un CRM fallisce in azienda è proprio per la reticenza dei commerciali, che se sono abituati a fare il lavoro in una determinata maniera o con una determinata piattaforma, poi farli cambiare è molto complesso, cioè come ho sempre fatto così perché oggi devo fare così. Io mi sono occupato di centralini, per esempio telefonici VoIP, molti anni fa, quando iniziava a esistere il VoIP anche in Italia, e già solo il fatto che
per fare lo zero per prendere la linea e prima non lo dovevano fare, era un motivo di grosse problematiche. O il trasferimento di chiamata che prima si faceva con un bottone, adesso si fa con un altro. Cioè, sono cavolate, però se uno è abituato ed è radicata nella sua abitudine fare un'azione con un determinato strumento o in un determinato modo, fargli cambiare questa abitudine è veramente, veramente, veramente complesso. Quindi capisco anche che non sia semplice anche per chi come noi lavora e deve far capire una cosa a un cliente, fargli capire che effettivamente magari c'è un vantaggio a fare una cosa in un determinato modo piuttosto che in un altro. No, guarda, io sono stata in un'azienda il mese scorso. Praticamente questa azienda ha veramente tanti commerciali. Ho fatto riunione, ho detto allora forse cambiamo il CRM. C'era una rivolta sindacale, cioè, dopo questa frase c'era una rivolta in azienda. Ma come? Ma ci troviamo tanto bene con questo? Ma perché? Ma così? E quando io gli ho detto, sentite, a me serve sapere i tempi, cioè io per fare delle azioni di marketing automation, io ho bisogno dei tempi perché ho più che altro ho bisogno che voi facciate delle azioni, perché è vero che l'automazione parte in automatico, ma solitamente parte sugli esiti, cioè se l'automazione, oddio, ancora no, dipende, perché con la I vocale questa cosa c'è, però lo devi chiamare tu il cliente e sei tu che sai quello che ti dice al telefono e come lo devi esitare, cioè se è propenso, se non è propenso, se vuole maggiori informazioni, se l'hai chiuso, se questa cosa qui la sai tu ancora adesso, ripeto, perché tanto con la I vocale le cose iniziano a cambiare. Infatti, quello che ho detto a loro, ho detto voi siete commerciali. La figura del setter, se non la fate bene voi, come ho detto alla e-week, che sono stata intervistata, l'intervista mi hanno detto che ne pensi dell'AI? L'AI è un aereo, solo che gli aerei solitamente atterrano così, l'AI sta atterrando così. Quindi è un'onda, o la cavalchi o vai Sì, sotto. è sempre più presente, ormai bisogna anche capire che a un certo punto è una tecnologia ed è imprescindibile ormai per quasi tutte le attività riuscire a cavalcarla. Poi capisco che magari il ristorante o il bar della I se ne fanno magari relativamente poco, anche se anche lì può avere il suo senso in ambito di crescita per determinati contesti, però un'azienda medio strutturata sulla parte di marketing sicuramente non può prescindere dall'iniziare a studiare e a inserire l'intelligenza artificiale che serve e che ha effettivamente un impatto poi sulle proprie attività. Ecco, perché poi c'è anche tanta intelligenza artificiale che è bella sulla parte di marketing, ma poi effettivamente forse ha poco senso sulla parte operativa, ecco, L'intelligenza artificiale non ha l'empatia ed è l'unica cosa che non potrà rubarci. per ora. Per il resto, io dico che quando è arrivata la macchina, chi portava il calesse o ha imparato a guidare oppure è andato a pulire la stalla. Non c'era un'altra, fino a quando c'è stato il cavallo. Quando è andato via anche il cavallo, è andato in fabbrica. Cioè, o fai così, o impari a guidare, oppure cambi lavoro. Non c'è un'altra storia. E purtroppo la gente non è ancora entrata nell'ottica. Alcune persone non sono ancora entrate nell'ottica. E Forse io dico la che differenza grossa è che il Calesse magari è scomparso in 10 anni. Adesso non ho idea di quanto tempo ci abbia messo a scomparire il Calesse, ma presumo che non siano passati tutti dall'automobile in un anno. Ci avrà messo magari i suoi 10, 15, 20 anni. L'intelligenza sì, artificiale invece sta diventando preponderante già nell'ultimo anno e mezzo che se ne parla in maniera più forte, però già ci sono applicazioni e ci sono dei risvolti nell'utilizzo. Vedo le varie società che sono dovute tornare indietro. L'ultima mi pare Duolingo che ha detto
passiamo tutti i nostri traduttori alle AI perché di fatto fa quello che farebbero loro. C'è stata una mezza rivolta, sono tornati mezzo indietro, ma sono tornati indietro per questioni politiche, non tecniche, per questioni che se no venivano a linciarli gli utenti finali e la pubblicità negativa era maggiore rispetto probabilmente al vantaggio. Ma volendo loro hanno detto noi possiamo già farlo, cioè noi vogliamo già trasferire queste capacità. L'hanno bloccati, non lo potranno fare oggi, ma lo faranno fra un anno e mezzo, due, anche perché cioè, se prima mi costava 100 e domani mi costa 2, è vero che c'è il fattore umano, però è anche vero che non è che possiamo mantenere quelli che fanno il calesse perché sono poverini, dopo non possono guidare l'automobile, come hai detto te. Quindi prima o dopo si arriva lì ed è molto veloce. Sì, sì, ma infatti la I sta andando così e la velocità è tanta, quindi io quello che ho detto ai commerciali è stato, se vi spaventa un CRM nuovo, quando arriverà il setter che parla come me, ma che effettivamente è un robot, che facciamo? Sono tutti problemi che vedremo nei prossimi anni e che sicuramente alcuni avranno soluzioni, altri avranno modo di essere tamponati e altri non avranno soluzioni, c'è poco da farci. Assolutamente d'accordo con te, guarda. Bene, io direi che di carne al fuoco ne abbiamo messa parecchia e chi ti volesse seguire, chi volesse contattarti, avere una consulenza piuttosto che leggere quello che scrivi, dove ti può contattare? Io ovviamente in descrizione sia sulla parte di podcast sia sulla parte di YouTube dove verrà pubblicato questo video, ovviamente su YouTube con anche la parte video e audio. Inserirò tutti i link che ci diciamo, però se vuoi già dare qua qualche riferimento su dove uno ti può cercare, così almeno diamo qualche idea. Io ho un sito internet in costante evoluzione, già ve lo dico perché l'ho rifatto e quindi lanciato da pochissimo, ma è sostanzialmente il mio parco giochi perché io sulle mie cose gioco e testo ed è un problema perché tutti i tool che voglio testare poi li butto là dentro e escono cose simpatiche e il mio sito è www.automationwoman.it oppure mi potete cercare su LinkedIn, quindi sono lì e sono su Bprof per le aziende che vogliono consulenze, sono un po' in giro, faccio formazione oltre a entrare in azienda e farvi perdere meno tempo. Cercate Rosa Maria Mollica su Google, si Rosa Maria trova Molica su tutto. Google. Sì, esatto, su Google, su LinkedIn e il mio numero di telefono è visibile sul mio sito. Che altro? Io vi aspetto, anche per una semplice chiacchierata. C'ho la consulenza, la prima consulenza è gratuita, quindi capiamo che cosa posso fare per voi e lo mettiamo in atto. Perfetto. Bene, io ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino a qua a ascoltarci. Abbiamo parlato di molte cose, quindi sicuramente qualche spunto interessante da portare a casa, a prescindere da quale sia l'attività, secondo me c'è. Vi aspetto nella prossima puntata che abbiamo di Active Podcast con il prossimo ospite di questa serie dove andiamo a intervistare persone che utilizzano marketing automation, chi Active Campaign, chi altri tool per poter lavorare. Spero che abbiate apprezzato quello che stiamo facendo e vi auguro una buona giornata. Buona giornata.